Ehi, ma tu sai cos'è il principio di Pareto? Ti è mai capitato di aver investito tempo e fatica per una verifica che poi è andata male e docenti e genitori ti accusano di non aver studiato? Cos'è che è andato storto? Forse non hai considerato il principio di Pareto, secondo cui il 20% delle cause produce l'80% degli effetti. Il nome lo deve a Vilfredo Pareto, che studiando la distribuzione dei redditi in Italia nel 1897 dimostrò che circa un quinto della popolazione possedeva i 4/5 delle terre. Questo principio lo si può applicare a tutto e a tutti. Il 20% dei TikToker ottiene l'80% dei follower. Il 20% dei compagni produce l'80% del casino della classe. Si può mettere in pratica anche nello studio e nelle ricerche. Infatti, il 20% delle informazioni ti darà l'80% del risultato. Ma come si fa? 1. Concetti chiave. Se capisci e assimili i concetti chiave di un argomento da studiare, puoi già arrivare alla soglia della sufficienza. Invece, se hai scritto pagine e pagine e hai studiato spendendo tempo e sudore, ma quei concetti chiave non li hai messi, la sufficienza te la scordi. 2. Concetti secondari. Se oltre ad aver capito i concetti chiave dimostri di conoscere anche quelli secondari che servono ad approfondire i concetti chiave, allora arrivi al 5. 3. Informazioni di contorno. Se dopo aver messo i concetti chiave e dopo aver inserito i concetti secondari aggiungi anche le informazioni di contorno che arricchiscono i diversi argomenti, a questo punto meriti proprio un bel 6. Attenzione! Alla base della piramide gigante c'è il rumore di fondo, tutte informazioni che in realtà non ti servono. Impara a riconoscerle per evitare di perderci tempo inutilmente. E ora, sapresti applicare il principio di Pareto?